Ho avuto due prove diciamo, di eroismo da parte dei carristi, uno dei carri e uno dell'artiglieria. Mentre ci ritiravamo l'ultimo giorno, ho detto siamo gli ultimi. C'era un carro insabbiato perché aveva rotto i cingoli e c'era un capo equipaggio con l'equipaggio. Gli abbiamo detto siamo gli ultimi, non c'è più nessuno, abbiamo gli inglesi a coso. Abbiamo ancora qualche colpo da sparare e non si sono mossi. Aspettavano che arrivavano a tiro gli inglesi. Così anche un cannone della Trento, quella della Trento mi ricordo perché abbiamo detto divisione Trento, e loro hanno visto Folgore, non la divisa, e anche loro gli abbiamo detto siamo gli ultimi, non c'è più nessuno dietro di noi, di italiani o tedeschi, ci sono solo gli inglesi. Abbiamo ancora qualche colpo e anche loro non si sono mossi. Hanno voluto resistere proprio fino all'ultimo colpo da sparare. Eravamo 25-30 chilometri indietro dalla linea, verso Fuca. E lì abbiamo avuto l'ultimo gavettino d'acqua. Dopo basta. Poi siamo stati fatti prigionieri al 6 di novembre. Mai visto una bandiera bianca. Mai vista. Ci siamo lasciati avvicinare, eravamo oramai senza armi perché avevamo esaurito le munizioni e tutto, e abbiamo lasciati venire avanti. Hanno visto che eravamo poi ridotti in quello stato lì, hanno capito che non avevamo più neanche la forza di reagire in qualcosa. Tutti i carri armati che erano arrivati addosso a noi all'ultimo momento si sono schierati lì per l'onore delle armi, subito. Avevamo appena distrutto tutte le armi in nostro possesso. Ad Alessandria, campo 308-310. Non mi ricordo più perché abbiamo fatti tutti e due, perché a un certo momento ci hanno divisi, perché la tattica degli inglesi era rompere i gruppi, diciamo. Dopo un po' siamo finiti a Bengasi, siamo andati a scaricare al porto per avere qualcosa da mangiare, abbiamo scaricato qualcosa, ma abbiamo fatto più danni che lavoro, perché scaricavamo vettovaglie e roba così e rubavamo l'ira di Dio. Avevamo trovato il sistema di affondare le casse alimentari con avevamo trovato delle corde e dei legnetti, sapevamo il fondale com'era e li mettevamo col legnetto che arrivava a 2-3 metri dal livello dell'acqua, e allora quando non si scaricava, che si andava a sistemare o che chiedevamo il permesso di lavarci un po', andavamo dentro, tiravamo sulle casse e imboscavamo un po' di tutto. Andavamo col pastrano da paracadutista sulle spalle con le maniche piene di scatolette, roba così, e ci si arrangiava per cercare di sopravvivere.
dell'8 settembre l'abbiamo saputo subito, abbiamo saputo anche dalla fuga del re. Difatti quando abbiamo saputo della fuga del re io mi ricordo che ho levato le stellette, le ho buttate nel bidone dell'immondizia. Dopo sono arrivati con le proposte di collaborazione con la Farley di Badoglio. Chi si rifiutava, fascist criminal camp, e difatti sono finito al 305. L'affare di Mussolini, piazzale Loreto. È arrivato il sergente inglese, quello che la nostra guardia, diciamo, che era stato ferito dalla Folgore in una scheggia di mortaio e l'avevano messo alla Servizi ed era nel campo dei prigionieri. E una mattina è arrivato, dice: Morelli, italiani barbari. No! Abbiamo fatto vedere il giornale, c'era su Piazzale Loreto. Capito? L'inglese dice italiani barbari, col giornale di Mussolini, Piazzale Loreto. L'acqua verdastra, perché i filtri non arrivavano dall'Inghilterra perché c'era la guerra in corso, tutte storie del mago, il pane mufo, che poi era un affare di quelle lì, le fette dei toast, diciamo, uno a testa al giorno per 10 persone. E non uno a testa, uno per 10 persone, che si tagliava a fettine e poi distribuivamo. E lì ho avuto la fortuna di avere dei compagni di prigionia fantastici. La nostra tenda era un modello, tant'è che il caporale inglese lì, ferito dalla Folgore, che poi è diventato sergente, ci teneva in considerazione quando voleva evitare che ci mettavamo nei pasticci, ci avvisava un attimino: state calmi perché qui, là, insomma, era con noi molto, molto soldato, da soldato a soldato. E pensi che io ero in prigione, prigioniero in prigione, perché io in prigionia avrò fatto 1 anno e mezzo di prigione, a 28 giorni per volta, davano 28 giorni. 28 in day calabush, e andai. E ero lì che scavavo una buca per lo scarico dell'acqua, campo prigionieri, perché se scavavo la buca mi lasciavano fare la doccia. Allora ero già dentro 3 metri, bucone grande. È arrivato il sergente lì, John Morelli, John, insomma lì farfugliavamo un po' e ho detto: come mai qui? Mi sono fatto capire cosa fai qui. E lui tutto triste: I go home, io vado a casa. E allora sei mica contento? No, perché? Insomma, ci siamo fatti capire. Perché tu sei ancora qui, perché io ero ancora lì e lui andava a casa. E anche lui era emozionato, aveva qualche lacrima agli occhi. Perché nel tempo io ne avevo combinate di tutti i colori in campi di concentramento. Ero un po' un ribelle, insomma. E lui mi aveva preso in simpatia perché capiva che quello che facevo era una reazione alla situazione.
John Jones, un tranviere di Liverpool, aveva già due bambini piccolini, ho visto le fotografie. Quando eravamo a lavorare sulla strada, sulla litoranea, andavamo a pescare al mare con gli esplosivi che trovavamo sul fronte di Agheila, non l'ultimo fronte, il fronte precedente. C'era in giro tanto esplosivo e io avevo racimolato un sacco di roba e difatti quando rientravamo al campo, poi quel giorno che non si andava fuori andavamo al mare, io e uno di Milano, a pescare con la gelatina o col tritolo. E John, quando sentiva i botti, perché eravamo giù un paio di chilometri, ma il deserto, le onde, allora come sentiva i colpi ad un'ata, Murelli, Quagliotti, erano qui, no, andavo in bestia. Dopo quando tornavamo, io andavo con un piatto di pesce, pregiato fra l'altro, bel pesce, e andavo a portarglielo, loro avevano le tende al di fuori del campo cintato nostro, appena un po' fuori, andavo là. Quando mi vedeva arrivare col pesce, si gonfiava, tanto era la rabbia, rosso diventava. E dopo gli passava subito e mi faceva capire, disgraziato, devi tornare a casa, non andare giù con gli esplosivi a fare tutte quelle storie lì. I tedeschi non erano con noi, erano separati da noi. Anche il 305 era metà italiani e metà tedeschi. Ma gli inglesi si fidavano di più dei tedeschi, tant'è che ad aiutare a sorvegliare i campi con gli inglesi mettevano qualche tedesco, non hanno mai messo un italiano. Quando siamo tornati a settembre del 46 con la nave Duca degli Abruzzi, 10.000 tonnellate era, io l'avevo già vista perché era in porto a Messina, quando ero a Messina. C'era Abruzzi, Vittorio Veneto, c'erano 4 incrociatori da 10.000. Erano armati ma senza otturatori. C'era l'ammiraglio Miraglia, si chiamava, che ha iniziato un discorso, l'Italia era cambiata, era stata liberata. Come ha cominciato a dire quelle parole, hanno dovuto gli ufficiali fare il quadrato per portarlo via, perché se no lo gettavano a mare. C'erano dei bersaglieri che erano fuori di testa, con qualche paracadutista anche, che si erano già lanciati per ramparlo, perché stava facendo un discorso che non era adatto al momento. Lasciaci sbarcare, poi qualcuno ci dirà qualcosa, ma cosa vieni a dire dopo 16 mesi dalla fine della guerra che torniamo a casa, dici che è stata liberata l'Italia? Quando è che è stata liberata se noi eravamo lì 16 mesi ancora? E c'è stato un po' di tafferuglio. 16 mesi dopo la fine della guerra. E non mi ha mai spiegato nessuno perché. Mi hanno detto, no, non c'è più niente. Quindi, ma il foglio matricolare, allora mi hanno fatto la fotocopia e mi hanno dato questo, che c'è su tutta la trafila della... Dopo mi hanno detto, ma vediamo che non hanno messo la croce di guerra. Ma la croce di guerra, no. Faccio la domanda, sono obbligati a dargliela a lei. Faccio la domanda io per avere la croce di guerra, ma faccia piacere. Sono morti tutti, l'ultimo 2 anni fa.
E quello di Milano è l'ultimo che è morto 3 anni fa. Eravamo come fratelli, eravamo in Sicilia assieme. Era uno dei 3 in Sicilia assieme. E poi ce n'era uno in Val Camonica, uno in Val Trompia, e i nomi cominciano a sfuggirmi, che eravamo veramente fratelli. Quello di Lumezzane, nel Bresciano. Pensi che quando ho fatto l'infarto, lui che non si muoveva da casa è venuto a trovarmi a Sondalo, e quando è tornato, l'abbiamo saputo dopo, la moglie gli ha detto, perché eravamo di famiglia, no? Dice, orca, ma se viene a mancare il Carletto, la Paola, mia moglie, cosa farà? Perché non abbiamo figli, no? E mio commilito lì dice, e viene qua, abbiamo la casa grande, per dire dove arrivava l'amicizia. Questi qui sono tutti morti. Pignami Verando e un altro sono saltati su una mina, erano in jeep, sono andati verso gli inglesi. Guglielmo, principe triestino, Salvini e Varengo, sono tutte e 3 giù al Sacrario. Quello che c'è giù è la main, al Sacrario. Questi qui sono tutti morti.